Oggi vi portiamo con noi in Puglia. Viaggeremo in questa regione alla ricerca di 5 luoghi unici da vedere assolutamente quest'anno. Tra borghi di un bianco candido, distese di ulivi, cibo fantastico e un mare cristallino, non vediamo l'ora di raccontarvi di più su questi posti. E se ci siete già stati, forse questo è il segnale che aspettavate per decidere di tornarci. Quindi senza perdere altro tempo, iniziamo la nostra esplorazione. Dopo un volo ad un orario improponibile da Malpensa, atterriamo a Bari, ritiriamo la macchina a noleggio e partiamo. Anche se Bari è senza dubbio una tappa obbligata quando si visita la Puglia, non ve ne parleremo questa volta, anche perché potete già trovare un video interamente dedicato sul canale. La nostra destinazione di oggi sono invece i borghi marinari nei dintorni del capoluogo pugliese. Il primo che visitiamo è Molfetta. A quest'ora ci sono in giro solo pescatori che vendono il pescato del giorno sul lungomare. La prima impressione è quella di essere spettatori della quotidianità delle persone che vivono qui. Non incontriamo infatti nessun altro turista. Mentre ci incamminiamo verso la parte vecchia della città, ci colpiscono subito le barchette blu ormeggiate in porto con in sfondo il Duomo e il suo doppio campanile, simbolo indiscusso di Molfetta. Un'immagine perfetta da fotografare e riprendere. Tra gli stretti vicoli del centro ci accorgiamo che molti degli infissi delle case sono di colore verde e creano un bel contrasto con i toni chiari dei palazzi e della pietra liscia delle strade. Adoriamo questi piccoli dettagli. Il secondo stop è nella stupenda Trani. Parcheggiamo proprio accanto all'imponente Castello Svevo, fortezza costruita direttamente sul mare nell'XI secolo, e nonostante già questa sia una costruzione notevole, la vera perla della città è senza dubbio la cattedrale. Isolata dal resto degli edifici, è costruita con una pietra bianca calcarea che riflette i raggi del sole in modo splendido. Anche i decori scolpiti sulla facciata sono sorprendenti. Passiamo attraverso l'arco posto sotto il campanile, dove c'è una corrente pazzesca. Il vento sarà una costante per tutto il nostro viaggio, non ci ha mai abbandonato. Sul lungomare del porto troviamo un sacco di locali e panetterie, così decidiamo di fermarci a pranzare all'aperto, data la bellissima giornata. Abbiamo trovato un panificio aperto e abbiamo preso una fetta di focaccia barese, una fetta di pizza con i capperi e peperoni, della focaccia bianca e anche un calzone ripieno. Direi che per questo pranzo, come primo giorno, siamo a posto. Facciamo una passeggiata sul molo Sant'Antonio fino al faro. Da qui la vista sul centro e sulla cattedrale è speciale. Come ci era mancato il suono del mare e il profumo intenso della salsedine. Un ultimo giro tra i vicoli del centro storico prima di spostarci per la prima notte in questa nuova regione. Se siete in zona, vi consigliamo anche il piccolo borgo di Giovinazzo. Ci ha colpito molto positivamente con la sua atmosfera rilassata, i locali tipici dove mangiare e il molo da cui ammirare un tramonto indimenticabile. È sicuramente poco conosciuto e per questo ancora autentico. Oggi lasciamo la costa alle spalle e ci addentriamo nel territorio dell'Alta Murgia, dove ci accoglie un paesaggio aspro, a volte lunare, con tanti muretti a secco e piccole strade poco trafficate. Un buon punto di partenza per poter apprezzare la particolarità di questo territorio è sicuramente Gravina in Puglia, città attraversata da un enorme canyon scavato dal torrente Gravina, che come facilmente intuibile ha dato il nome alla città. Il ponte dell'acquedotto che collega le due sponde del canyon è un simbolo iconico del borgo. Proprio qui sono state girate alcune scene di 007 No Time to Die. Proseguite oltre il ponte e arriverete al parco archeologico, dove sono ancora visibili grotte utilizzate nell'antichità come abitazioni. E poi da qui c'è una vista spettacolare sul borgo, è come se il ponte fosse un collegamento tra il passato e il presente. Il territorio di Gravina potrebbe risultarvi un po' familiare perché si trova a soli 30 minuti da Matera e infatti la ricorda un po'. Le vie del centro storico sono molto belle e anche le piazze meritano una menzione, così come il museo della Cola-Cola, che purtroppo abbiamo trovato chiuso, e l'incredibile chiesa rupestre di San Michele alle Grotte. Il biglietto costa 3 euro e si può pagare solo in contanti. Nonostante fosse domenica, non abbiamo incontrato praticamente nessuno. Pensiamo che rispetto ad altre destinazioni in Puglia, l'interno sia ancora poco frequentato rispetto alla costa ed è un vero peccato. Viaggiamo per un po' attraverso le strade dell'altopiano carsico.
Ci imbattiamo nel maestoso ponte 21 archi di Spinazzola, che si staglia solitario circondato dalla natura, per arrivare poi ad Altamura, mentre il sole sta scendendo. Inizialmente non avevamo programmato di visitarla, ma per fortuna ci siamo lasciati guidare dall'istinto. La luce di questa sera è speciale. Scopriamo un centro molto curato, con elementi curiosi come uno degli archi più bassi in Europa. E case tradizionali che hanno mantenuto l'aspetto di 100 anni fa. Ma parliamo della cosa che rende Altamura famosa in tutta Italia, il suo pane. Preparato come da tradizione, segue un'antica ricetta tramandata di generazione in generazione da contadini e pastori, sin dal Medioevo. Noi siamo stati all'antico forno Santa Caterina, il più antico in città. È stata un'esperienza anche solo entrarci e vedere dove viene lavorato il pane. Io e Paolo ci stiamo chiedendo se possiamo sopravvivere la prossima settimana, pranzo e cena, solo focacce. Secondo voi ce la faremo? L'Alta Murgia è stata una sorpresa. Siamo sicuri che abbia ancora molto da offrire e tante altre chicche che non siamo riusciti a visitare. Voi nel dubbio e per motivarci nella nostra ricerca potreste lasciare un mi piace al video e magari iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Proseguiamo con il viaggio. La baia di Torre Oluzzo, sulla costa ionica, è la nostra prima fermata di oggi. Lasciamo la macchina vicino ad un piccolo locale tutto colorato che in questa stagione purtroppo è chiuso e iniziamo una camminata in mezzo alla natura, passando accanto a una paiera salentina, costruzione tipica che ricorda i più famosi trulli ma con il tetto piatto. Sul bordo della scogliera ci aspettava uno spettacolo a dir poco suggestivo. C'è anche oggi un vento fortissimo e le onde si infrangono rumorosamente contro gli scogli appuntiti sotto di noi. Da qui inizia il Parco Naturale Porto Selvaggio, una distesa di natura incontaminata con insenature naturali, spiagge e un'infinità di sentieri più o meno impegnativi da poter percorrere. Altra particolarità di questa costa sono le numerose torri di avvistamento costruite in punti strategici. Dopo Torre Oluzzo e una camminata rilassante all'ombra della pineta di Porto Selvaggio, arriviamo a Santa Caterina e alla Torre dell'Alto, un altro punto panoramico da non perdere. I nostri viaggi preferiti sono gli on the road e in questi anni abbiamo noleggiato auto un po' ovunque nel mondo. Per la prenotazione della macchina abbiamo utilizzato il sito Discover Cars. Non è la prima volta che lo usiamo, infatti siamo stati super felici quando ci hanno chiesto di parlarvi del loro servizio, se ci fossimo trovati bene ovviamente. Sul sito di Discover Cars potete confrontare tantissime compagnie di noleggio, scegliere quella con i prezzi più convenienti o che fa più al caso vostro. E dato che in passato abbiamo utilizzato anche dei loro competitor, quindi altri siti per la prenotazione della macchina a noleggio, possiamo dirvi che Discover Cars ha molti più filtri ed è molto più intuitivo da utilizzare. Speriamo che questo nostro consiglio possa tornarvi utile in futuro e adesso torniamo al nostro viaggio in Puglia. Ci spostiamo a Gallipoli, curiosi di visitare la zona vecchia della città, costruita su una piccola isola e collegata alla parte più moderna solo tramite un ponte. Subito ci stupisce il colore dell'acqua, di un turchese così intenso da non sembrare nemmeno reale. Anche in porto il mare è cristallino e la passeggiata sulle mura antiche è uno spettacolo. Con questa vista non potevamo non fermarci per pranzo. Non capita tutti i giorni di rilassarsi e mangiare con questo panorama davanti. Ci inoltriamo tra i vicoli del centro, dove le case di tufo sono dipinte con colori vivaci e la cattedrale svetta in mezzo alle strette vie. È una cittadina molto carina ed è stato bello poterla visitare in tutta tranquillità in questa perfetta giornata primaverile. Dopo borghi marinari e natura mozzafiato, arriviamo così in una nuova zona, tra le nostre preferite in Puglia. La Valle d'Itria è un territorio autentico, con borghi di calce bianca, distesi di ulivi, masserie e antiche tradizioni che resistono al tempo. Viaggiando sulle sue strade è incredibile notare come quasi in ogni giardino sia presente un trullo, più o meno grande. Non a caso è soprannominata la Valle dei Trulli. I borghi da vedere sono tanti e tutti splendidi. Se tralasciamo Alberobello, che non ha di certo bisogno di presentazione, ne abbiamo scelti altri 3 in cui portarvi con noi. Loco Rotondo, come si può facilmente intuire dal nome, ha una forma circolare unica. Iniziamo la nostra esplorazione dalla bellissima piazza Vittorio Emanuele e dai vicini giardini pubblici. La loro balconata panoramica offre una visuale super che spazia su tutta la Valle d'Itria. Girare per le strette vie pedonali di Loco Rotondo è un sogno. Impossibile non fermarsi ogni metro per scattare una foto, dato che ogni angolo di questa città è una meraviglia. Il contrasto delle case bianche con il cielo blu intenso di oggi ci lascia senza parole.
Noterete sicuramente le case tipiche con i tetti spioventi, così strani da vedere in questa regione. Si chiamano cummerse e alcune sono addirittura più antiche dei trulli. E mentre continuiamo il nostro viaggio, su strade costeggiate da olivi e terra rossa, lasciamo alle spalle Rocco Rotondo e ci prepariamo a visitare Ostuni. Prima di arrivare a destinazione, vi consigliamo una fermata in corso Vittorio Emanuele II. Di fronte all'hotel Ostuni Palace si trova una piazzetta che secondo noi regala il panorama più bello in assoluto sul borgo storico, con il mare sullo sfondo. Appena arrivati in Piazza della Libertà ci fermiamo alla drogheria pugliese per pranzo. Scegliamo 2 panini, quello di Paolo con le tipiche bombette di carne, mentre il mio con capocollo e burrata. Non sto a dirvi quanto fossero pazzeschi, assolutamente da provare. Per smaltire il cibo iniziamo ad inoltrarci nel centro. C'è solo una via principale e tanti vicoli pittoreschi. Ci sono affacci sulle antiche mura di cinta e altri che spaziano fino al mare. Uno dei punti più interessanti è senza dubbio la piazzetta dove si trovano il Duomo e l'Arco Scoppa, che si ispira al Ponte dei Sospiri di Venezia. Ultima tappa, la piccola Cisternino, meno visitata di Rocco Rotondo e Ostuni, ma non per questo meno bella. So che non tutti possono farlo, ma questo è il momento in cui vi consigliamo di viaggiare fuori stagione. La Puglia è una destinazione principalmente estiva, ma in questi giorni, a fine marzo, con un caldo tiepido e un sole accecante, avere i borghi praticamente tutti per noi e poterli visitare in totale relax è surreale. E ci permette di incontrare solo persone del posto, è un grande valore aggiunto al viaggio. Ed eccoci arrivati all'ultimo capitolo di questa top 5. Siamo sulla costa adriatica del Salento, più precisamente al faro di Punta Palascia, il punto più a est d'Italia. La camminata che porta fino al faro è stata una delle mie cose preferite viste in questa regione. Sembra che il sentiero finisca direttamente in acqua, è uno spettacolo meraviglioso. Questo posto mi ha dato un senso di libertà estrema. A pochi chilometri dal faro ci imbattiamo in un luogo insolito, qualcosa che non avevamo mai visto prima. Una cava dismessa di bauxite con al centro un laghetto color smeraldo. C'è un breve sentiero di terra rossa per arrivarci, che costeggia campi coltivati e pieni di fiori, che riempiono l'aria di un profumo forte e dolce. Il colore delle collinette della cava è intenso, e con il verde della macchia mediterranea che circonda la miniera è ancora più impressionante. Questa costa è un susseguirsi di luoghi particolari. Solo 20 minuti di auto e siamo a Melendugno, di fronte ai faraglioni di Sant'Andrea, dove imponenti monoliti di roccia emergono dal mare trasparente con forme molto diverse tra loro, scolpite dal vento e dalla continua erosione delle onde. Lo scoglio chiamato l'Arco degli Innamorati è diventato il simbolo di questa zona, una vera opera d'arte creata dalla natura. E per concludere in bellezza la giornata, ci fermiamo per un'ultima tappa alla Grotta della Poesia, vicino all'area archeologica di Rocca Vecchia. È stato bello poter ammirare questo posto così strano ma incantevole, caratterizzato da una grande cavità rocciosa che si apre direttamente sul mare, creando una sorta di piscina naturale dalle acque verdi e blu. La scogliera che circonda la grotta è formata da rocce frastagliate dalle forme più singolari, di un colore chiaro che con la luce del sole che tramonta cambia sfumatura. Un posto indimenticabile per salutare la prima parte di questa nostra avventura. Il nostro viaggio in terra pugliese però non è ancora finito. Visiteremo presto una città che ci avete consigliato davvero in tantissimi, ma questa è una storia per un altro video. Noi come ogni volta vogliamo ringraziarvi tantissimo per essere stati con noi e per aver guardato il video fino alla fine. Siamo sicuri di non essere riusciti ad includere molti posti che meritavano una visita per mancanza di tempo. Scriveteceli nei commenti, aspettiamo i vostri consigli. E se questo video vi è piaciuto, siamo sicuri che amerete quello dedicato alla Sardegna che abbiamo realizzato lo scorso anno, sempre nello stesso periodo. Lo trovate qui a destra. Grazie mille e a presto. Ciao! Ciao ciao!